La pasta alla carbonara è un grande caposaldo della tavola, ma che ben si presta a originali rivisitazioni, proprio come la mia carbonara di mare, in cui i gamberi, il pesce spada e l'orata incontrano la cremosità delle uova e del formaggio. Il risultato, un piatto da 10 e lode. Iniziamo! Per la nostra carbonara di mare iniziamo con la pulizia del pesce che utilizziamo, che sarà il pesce spada, l'orata e i gamberi. Iniziamo dal pesce spada, è una fetta di circa 1 centimetro, 1,5 centimetri, dobbiamo eliminare la pelle. Quindi con un coltellino la tagliamo. Al posto del pesce spada, se volete, potreste utilizzare del salmone. Ora che abbiamo tolto la pelle, tagliamo il pesce spada prima a bastoncini, io rimango sempre sul centimetro, 1,5 centimetri, e poi in cubetti. Il pesce spada avrà una cottura velocissima e lo scotteremo in padella insieme agli altri pesci. Passiamo al filetto di orata. Da qui dobbiamo togliere la pelle, quindi prendiamo un coltello a lama flessibile come questo e tagliamo via la pelle, se no potete già acquistarlo senza pelle direttamente. E anche questo lo riduciamo in pezzetti, magari un pochino più grandi perché tenderà a sfaldarsi facilmente in padella. E ora sgusciamo i gamberi, eliminiamo la testa e poi il guscio, il carapace con tutte le zampette e la coda, fino proprio a ottenere pesce crudo. Un'altra cosa molto importante da fare con i gamberi è eliminare l'intestino. Prendiamo il dorso del gambero e più o meno a questa altezza infilziamo uno stuzzicadenti e tiriamo l'intestino. In questo caso è vuoto, un pezzetto, perché l'altro, come vedete, è nero. Questa è una cosa importantissima da fare perché non è proprio bello trovarselo nel piatto una volta cotto il gambero. Per la nostra ricetta dovremo tagliare a pezzettini anche i gamberi, pezzi non troppo piccoli, più o meno così. Un gambero in 4 parti. Eccoli qui. Siamo sul fuoco, ho preso una padella antiaderente bella capiente dove andrò a saltare molto velocemente a fuoco piuttosto vivo il nostro pesce. Il pesce ha bisogno di pochissima cottura, veramente qualche minuto a fiamma molto alta proprio per non diventare asciutto e rimanere bello succoso. Quindi metto dell'olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio che taglio a metà e poi elimino. Insaporisco l'olio anche con delle foglioline di timo che ha un sentore molto fresco. Ora che l'aglio è rosolato lo elimino e aggiungo i nostri pesci. Li facciamo saltare qualche minuto e poi aggiungiamo anche sale e pepe. E spruzzo leggermente con un po' di vino bianco. Lascio asciugare e il pesce è pronto. Dopo aver cotto i pesci ci dedichiamo al vero condimento alla carbonara, quindi abbiamo le nostre uova che andiamo a pastorizzare proprio per non utilizzarle crude. Io userò 2 uova medie intere e 4 tuorli per 4 persone, quindi per la pastorizzazione delle uova ho preparato un bagnomaria. Qui c'è una pentola alta con sotto 2 dita d'acqua in ebollizione e questa è una bastardella, ovvero questo tegame a semisfera che non deve toccare l'acqua sottostante, ma deve praticamente pastorizzare le uova servendosi del calore. Quindi l'acqua bolle, possiamo mettere all'interno le nostre 2 uova intere più i 4 tuorli. Dobbiamo sempre tenerle in movimento perché il calore di sotto arriva.
Aggiungiamo anche il pecorino grattugiato, il parmigiano e qui non abbiamo il grasso del guanciale da unire come si farebbe con la carbonara, quindi uniamo invece il fondo di cottura dei pesci. Io ovviamente ho scolato tutti i pesci e ho ottenuto il fondo di cottura che darà sapore alle nostre uova. Un goccio d'olio e abbondante pepe. Continuiamo a mescolare fino ad arrivare ai 60 gradi, dobbiamo munirci di un termometro da cucina, mi raccomando non superiamo i 60 gradi altrimenti l'uovo si straccerà. Siamo arrivati ai 60 gradi, spengo il fuoco, tolgo subito la bastardella dall'acqua e il condimento è pronto. Non ho aggiunto sale perché secondo me è già sapida al punto giusto. È il momento di lessare la nostra pasta. Qui ho una pentola con acqua in ebollizione, la salo. Ho cotto la pasta bene al dente e ho spento il fuoco. In questa padella a freddo ho messo il condimento, mi raccomando non scaldate la padella altrimenti stracciate l'uovo. Adesso scolo bene i nostri paccheri, guardate che bellezza, e li metto nel condimento. Mescoliamo, mi raccomando senza accendere il fuoco perché il calore della pasta già scalderà il tutto e aggiungiamo anche il pesce. Eccolo qua, un po' di prezzemolo tritato finemente, non troppo, mischiamo e siamo pronti per impiattare. Con questa carbonara sono certa che stupirete i vostri commensali proponendo un piatto nuovo e originale che profuma di mare. Non vi resta che radunare tutti a tavola.